Le note sono come le parole e le frasi musicali sono come le frasi dette. E a te, che cosa piacerebbe ascoltare? Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica con lezioni nel mio studio di Bergamo e soprattutto online. Se è la prima volta che passi dal mio canale e non l'hai ancora fatto, iscriviti, così rimani sempre aggiornato sulle nuove uscite e i contenuti esclusivi. Ho alcuni buoni amici che quando gli racconto una storia, loro hanno delle frasi di risposta che sono in grado di calmarmi, di rasserenarmi o di caricarmi. Altri amici invece sono logorroici e invece di calmarmi mi agitano ancora di più perché parlano troppo. Parlano troppo velocemente e senza alcuna empatia e alla fine, invece di parlare di me, finiscono con parlare di loro stessi. Dico ai miei allievi che la musica è proprio come la vita e che con lo strumento bisogna parlare proprio come nella vita. Se ascoltiamo i grandi sassofonisti, ognuno di loro ci racconta chi è, che valori ha e qual è il suo comportamento. Agitato, triste, malinconico, grintoso. E a te, che cosa piacerebbe essere quando suoni? Se tu fossi il tuo ascoltatore, cosa ti piacerebbe ascoltare? Io sono dell'idea che basta ascoltare un musicista per capire chi è, non solo nella sua vita musicale, ma anche e soprattutto nella sua vita personale e qual è il suo carattere. Agitato, egocentrico, approssimativo, sciatto, profondo, spirituale, leale. È un po' come quando devi scrivere un biglietto di ringraziamento o di accompagnamento per qualcuno. Se giochi pulito, andrei a scrivere delle parole che sono tue, belle o brutte che siano, articolate o meno articolate. Se giochi un po' più superficiale, andrai a copiare delle frasi scritte da altri. Sempre ammesso e non concesso che chi riceverà il biglietto quelle frasi non le conosca già dai veri autori. E quindi in quel caso ci farei pure un po' una figuraccia. Nella musica è la stessa identica cosa. Posso imparare delle frasi già scritte da altri, oppure posso creare delle mie frasi, che magari saranno più semplici, più elementari di quelle già scritte, ma che sono mie. Frasi più semplici, sì, ma molto più emozionali, dove ci metto anche il cuore e non soltanto le dita che vanno a 300 km/h. Mi posso definire un artista e non aver mai scritto una semplice e misera frase senza averla copiata da qualcuno? Non credo proprio. Oppure posso giocare pulito e creare la mia musica in modo semplice ed autentico. È molto bello poter essere se stessi e poter esprimere se stessi attraverso la musica e non importa se non fai troppe note. Onestamente, la scelta di non essere logorroici musicalmente io non la vedo proprio come un difetto. Preferisco ascoltare un musicista che mi emoziona invece che ascoltarne un altro che sembra una mitragliatrice di note che dopo 2 minuti mi ha già stancata perché oltre al turbo nelle dita non riesce a trasmettermi e ad emozionarmi neanche un po'. Preferisco avere un amico che quando viene a trovarmi porta se stesso e la sua lealtà, che l'altro amico che invece pur di farsi grande agli occhi degli altri mi porta la più costosa bottiglia di champagne ma non lo fa con il cuore. E soprattutto non è sincero. Nella musica come nella vita noi scegliamo di essere quello che vogliamo essere. Pensaci e vedrai che la tua esperienza della musica e della creatività cambierà completamente. Io spero che davvero questa pillola filosofica possa aiutare tante persone a rendersi conto che è inutile essere frustrati perché non si riescono a fare troppe note o perché quell'altro si è imparato il solo a memoria e sembra più brillante di noi. Assolutamente questo non corrisponde alla realtà dei fatti. Sicuramente una persona che suona molto veloce fa più audience di una persona che suona lenta perché avrà il suo target di ascolto. Però io credo che alla fin dei conti la cosa veramente importante sia l'emozione. L'arte in fondo è emozione e movimento, quindi se noi ci limitiamo a fare soltanto le note e sembriamo gli Speedy Gonzales della situazione e dobbiamo fare scena perché facciamo tante note, alla fine quella scena non ci porterà a nulla di buono. Io penso che è meglio fare 2 note ma farle col cuore. Penso che ad un amico, ad una coppia di amici, quando si va a trovarli fa piacere la nostra presenza. Magari gli portiamo il dolce che abbiamo fatto il pomeriggio prima
e magari gli portiamo poco altro, però quella cosa sarà fatta con il cuore, che fare grandi regali ed essere falsi. Nella musica è proprio come nella vita, è proprio vero questa cosa, quindi la prossima volta, quando ti sentirai frustrato perché non fai tante note, pensaci a questa cosa che ti sto dicendo, perché secondo me farà tanto la differenza. Non sto dicendo che fare tante note sia sbagliato, sto dicendo che se le tante note servono a trasmettere un'emozione, ben vengano le tante note, ma io ho imparato per mia esperienza personale che sono le belle frasi che arrivano alle persone e non la tecnica fine a se stessa. Quindi punta alla sostanza e non all'apparenza. Studia la tecnica perché è importante avere dita precise e veloci, assolutamente, ma ricordati che l'arte e la forma musicale si nutre di altro. Io ti saluto, ti do appuntamento alla prossima pillola filosofica. Spero davvero che questo contenuto possa esserti utile e io ti do appuntamento alla prossima pillola filosofica. Ciao ciao! Baby, you make me feel so lovely. I keep on running, no, I should've wanted I keep on falling right into your dawn, I can't get you off my mind. So sweet.